cosa mi ha fatto venire in mente? Quegli articoli un po' di scienza curiosa riguardante il fatto che hanno trovato proprio il sangue del mammut. Ci sono degli scienziati che hanno raccolto dei fondi, hanno investito un sacco di milioni di dollari per fare in modo che partendo dal DNA del mammut, ibridandolo con gli elefanti, possano ricreare a ritroso dei mammut. Quindi fa molto Jurassic Park, no? Però in questo caso... Sai, ma hai tolto, lo chiamiamo Pleistocene Park, ma comunque sempre lì ci siamo. Forte. Io non lo so perché, ma queste cose mi hanno sempre affascinato. Da ragazzino mi sono sempre immaginato, no, cosa potrebbe essere vedere, che so, un dinosauro o un mammut, no? Poi mi ricordo che quando uscì Jurassic Park e andai a vederlo al cinema, vi ricordate la prima scena che sono loro sulla Jeep, no? E c'è lui, quello col cappello, il tizio alla Zawiya Wast, tanto per capirsi. Però che non guardava dietro e invece c'era la dottoressa che a bocca aperta non riusciva neanche più a parlare, gli faceva il segno col dito. Mi ricordo la prima immagine, insomma, la realizzazione che fece, credo, Spielberg, era talmente realistica che nel ragazzo che ero ha veramente avverato un sogno, no? È vero, Gianluca, ho letto anch'io diverse cose, anche di recente c'è stato un accordo, credo, russo-coreano Sì, per la clonazione dei eh, mammut. sì, sì, era se non sbaglio, il 15 settembre di quest'anno. Guarda, ce l'ho Ecco, qui. Hanno finanziato 15 milioni di dollari per creare un ibrido molto simile a questa specie estinta. Quindi ti dico che si chiama Obiettivo di un gruppo di genetisti imprenditori, fondatori della compagnia Colossal. Quindi stanno cercando di ricreare in tutto e per tutto. sì, sì, no. Da quello che ho capito, chiaramente, insomma, adesso a Poi parte perché non lo Jurassic so, mi è Park, venuto anche da chiederlo, eh? ma io Mi è credo venuto che sia anche una da questione chiedermi di come mai. business. Cioè, la Ah, motivazione che danno ha del ridicolo. La motivazione è perché per salvare la tundra siberiana ci vogliono i mammut. Vabbè, mi sembra una stupidata. La motivazione sarà quella di Richard Attenborough in Jurassic Park, no? Fare il parco d'attrazione, cioè, d'altra parte, se tu sei l'unico al mondo che ha 10 mammut in un parco, immagino che partiranno da tutto il mondo per venire a vedere il mammut, no? Per cui penso che sia una questione di quel genere, insomma. A parte il Max, fatto che... se posso dare proprio il carico da 90, ma è off topic, mi devi autorizzare, ma Ma quest'idea figura. non vi torna un po' questa cosa di questo enorme fango da cui qualcuno arriva, preleva qualcosa, inserisce e va a mettere magari tipo un soffio e che ci Lo ricrea già, qualcos'altro? ma sai Gianluca che deve aver già... Eh, stai citando qualche libro, perché mi sa che l'ho letta in qualche libro è questa un qua. bestseller mondiale. Un bestseller mondiale. È un Hanno fatto bestseller un casino di che comprano ristampe di in quella tanti, saga lì. ma leggono in pochi, ecco. Però non mi sembra che sia della Uno Editori, no? No. Deve No, essere no, forse si delle parlava edizioni di Vaticane argilla. adesso. Sì. Però chissà, Eh che sì, magari qualche forma arcaica di umanità possa essere un po' dello stesso ma periodo del sai, nostro amico Mammut. c'è anche chi ha visto nelle parole di quel libro in realtà la descrizione di un esperimento genetico, no? Ma sono i soliti folli, no? Questi qui che scrivono questi libri di pseudostoria. Anche se poi dopo a pensare folle, permettetemi di fare una citazione, a pensare folle si finisce sempre per azzeccarci, no? Come disse un famoso concittadino di Serena e di Filippo. Insomma, l'ho cambiata un pelino, l'ho adattata, ma diciamo, quello era il messaggio. Volevo ancora affrontare un argomento stasera, che è quello che scatena sempre le solite discussioni, che è un argomento che però
comincia a puntare il dito su quello che è successo. Cioè, fino adesso abbiamo tutta una serie di mollichine, no, alla pollicino che seguiamo, e insomma stiamo andando chiaramente in una direzione. Allora adesso proviamo ad alzare gli occhi e guardare cosa c'è in quella direzione, senza svelare tutto, perché sennò se sveliamo tutto, e poi dopo si toglie la curiosità di leggere il libro. Invece qua la curiosità vogliamo farla venire, non toglierla. E anche un po' discutere fra di noi di quello che abbiamo letto, come fa Serena, che almeno una volta al giorno dice c'ho un dubbio. Il dubbio di Serena, tutti i giorni, e so che lo fa anche con Filippo, è vero Filippo che lo fa anche con te? Quindi cioè, arriva Beh, da te. non posso... Assolutamente. Vero. Da domani Gianluca stai pronto perché se ti arriva una chat di Serena c'ha un dubbio, è una roba da chiederti. Che è bellissimo perché io lo dico sempre che quello che spinge è la curiosità, è quello che spinge, per cui è la cosa bella. Ho preso un po' in giro Serena, ma era per No, farti no, ma è la un è la complimento. verità. Ma io No, infatti alterno con Filippo per non è stancarmi consapevole. troppo. Ora, facciamo così. Ho pensato di affrontare questo spinosissimo argomento in questa maniera. Quindi parliamo di fasce climatiche, che tu palle, insomma, un argomento di quelli proprio boring, noiosissimi. Beh, no, perché abbiamo appena Aiuto. visto che sono cambiate le fasce climatiche. Insomma, la Siberia stava in una fascia climatica temperata e ora sta in una fascia climatica artica. Allora, ma un minimo come si può dire, di un reminder, una rinfrescata un attimino a come funziona la faccenda, no? Allora, noi abbiamo le stagioni su questo pianeta perché l'asse di rotazione terrestre è inclinato. Se l'asse di rotazione terrestre non fosse inclinato, fosse perfettamente perpendicolare all'eclittica, quindi al piano di rotazione intorno al Sole, non avremmo le stagioni. Cioè, nel senso che ogni latitudine del pianeta avrebbe sempre la stessa stagione per tutto l'anno. Invece, essendo l'asse inclinato, c'è un momento in cui l'emisfero in cui viviamo noi, quello boreale, nel nostro caso diciamo nella stagione invernale, quindi a dicembre, è diciamo inclinato in una direzione che non favorisce diciamo, il passaggio del calore dei raggi che colpiscono il sole e quindi il riscaldamento, e poi invece all'opposto, dall'altra parte, ci troviamo più, diciamo, perpendicolari ai raggi del sole e quindi è la stagione estiva. Tanto più è inclinato questo asse e tanto più sono estreme le stagionalità. Tanto meno inclinato e tanto meno estreme sono le stagionalità. E questi sono i due punti da ricordare perché sono i due punti fondamentali su cui fare alcuni ragionamenti. Alcuni, non tutti. Non confondiamo la latitudine con l'inclinazione dell'asse terrestre, sono due cose diverse. Ora, il pianeta è diviso in fasce climatiche, ovvero diciamo, possiamo chiaramente dire che all'interno di un certo range di latitudini più o meno noi sappiamo che c'è quel tipologia di clima, no? Noi sappiamo che noi siamo per esempio in una zona temperata. Perché? Perché non abbiamo né degli inverni rigidissimi a meno 40 gradi e non abbiamo, beh, oddio, ultimamente qualche accenno c'è, ma non abbiamo neanche delle estati a 50 gradi, tanto per capirsi, no? E abbiamo un clima che è moderatamente umido, né secco né umido, quindi questa è la fascia ideale, la zona temperata boreale è una fascia che oggi è una fascia ideale. Poi c'è la zona più intorno all'equatore che essendo sempre comunque, indipendentemente da come in quale posizione orbitale siamo, è sempre molto ben esposta ai raggi solari, quindi è molto più calda, infatti viene chiamata torrida. E poi abbiamo i due poli. Perché il polo è freddo? Perché il polo sostanzialmente, voi dovete ragionare, se l'asse fosse a inclinazione nulla, il polo
sarebbe sempre praticamente nel cono d'ombra del Sole, quindi i raggi solari lo colpirebbero veramente di strisce, quindi sarebbe la zona più fredda. Ora, questo non è proprio vero perché adesso l'asse è inclinato, quindi c'è una stagionalità anche al polo, ma comunque i raggi che colpiscono i due poli sono sempre molto deflessi, quindi poco calore viene trasferito ai poli, per cui il ghiaccio si forma ai poli fondamentalmente per quel motivo lì. Quindi le calotte si formano ai poli, non si può formare una calotta all'equatore. Cioè questo deve essere abbastanza chiaro. Una calotta non può formarsi all'equatore, neanche in una zona temperata. La calotta deve formarsi necessariamente ai poli, non ci sono Kaiser su questo. Se per caso ci fosse una calotta all'equatore, vorrebbe dire che tutto il pianeta è diventato una palla di neve. Non può esserci una calotta polare all'equatore e il polo nord essere libero dai ghiacci. Altrimenti tutto quello che abbiamo visto nella slide precedente chiaramente andrebbe a farsi friggere. Quindi sono dati molto semplici. Le calotte si formano ai poli, non i poli magnetici, i poli celesti, i poli fisici, cioè il punto intorno all'asse di rotazione terrestre. Questo è il messaggio che io volevo dare. Ora, questa è una piantina che io ho ricostruito da diversi articoli scientifici e che ho riportato in Gli Dei del Diluvio. Allora, è una piantina dove vedete innanzitutto il circolo polare artico attuale, che è quel cerchio giallo che vedete su in cima. Quindi tutto quello che sta all'interno di quel circolo è il circolo polare artico, in particolare il suo centro è il polo nord. Quindi quello è il polo, la zona fredda, quella che durante il periodo invernale è tutta ghiacciata, tutta una massa di ghiaccio. Infatti si parla del passaggio a ovest, no? Per riuscire a passare in mezzo a tutte queste isole che vedete nel nord del Canada, bisogna che si scongeli tutto il ghiaccio che le attanaglia, no? Ma è successo qualche volta ultimamente, ma tipicamente quello è un grande blocco di ghiaccio. Ora, c'è un problema, perché le ricerche, gli articoli scientifici, e io ne ho riportati alcuni, che sono andati a analizzare quelle zone 13.000 anni fa, quindi poco prima di questo grande cataclisma, ci danno dei dati in controtendenza. Ora io ve l'ho disegnati con due colori, azzurro freddo, ma freddo freddo, e rosso clima temperato. Quindi la prima cosa che si nota è che stranamente a sud, quindi nella zona che oggi definiremmo di clima temperato, vediamo dei pallini blu. Ma per pallini blu sto dicendo che per esempio quello della baia di Hudson, lì c'erano 3 km di ghiaccio. Cioè la calotta polare del Wisconsin aveva come suo epicentro la baia di Hudson. Quindi dove c'è quel puntino blu, c'erano 3 km di ghiaccio. La cosa incredibile è che nell'isola di Baffin, quindi nella parte più nord dell'isola di Baffin, che è una delle più grosse isole del circolo polare artico canadesi, la temperatura era mite e temperata, così come era mite e temperata nel nord della Groenlandia, così come era mite e temperata nel nord dell'Alaska o nello Yukon, quello che vediamo nei film sui cercatori d'oro dello Yukon, no? Che nelle distese gelate andavano a scavare col piccone per cercare le pepite, ne morivano 9 su 10 che andavano, no? Eppure quella era una zona temperata, tant'è vero che erano pieni di mammut che sappiamo essere animali temperati. E ancora, se si scende in Ohio, cioè siamo in Ohio c'era il ghiaccio, cioè pensate che il ghiaccio arrivava a Central Park a New York. Cioè se siete stati a New York, a Central Park, che è bellissimo, perché è questa foresta, questo parco bellissimo nel mezzo del... Cioè il contrasto di Central Park con i grattacieli intorno a me piace tantissimo. Central Park è caratterizzato perché affiorano in diversi punti delle enormi rocce di colore molto scuro, marrone molto scuro, e sono le rocce originali di Manhattan, no? Quella è una zona che non è mai stata edificata, quindi
quella è come era Manhattan migliaia di anni fa. Quelle rocce hanno le striature dei ghiacciai che sono arrivati a New York. Quindi il ghiaccio è arrivato a New York, è arrivato in Ohio e ha, diciamo, toccato in maniera pesante, diciamo, anche i territori del nord degli Stati Uniti d'America. Quindi è stranissima questa cosa. Quindi capite che quel discorso delle fasce climatiche di prima, che non dovrebbe fare una piega, è già messo immediatamente in discussione. Ora, se io ruotassi questo globo, la stessa cosa succederebbe per la Siberia, che sta semplicemente dall'altra parte, no? La Siberia la trovate qua, in questa zona qui, che adesso non si vede, fatemi prendere la penna. Questa è la Siberia dei nostri mammut, no? Di nuovo, vedete che sta abbondantemente all'interno del circolo polare artico, eppure noi sappiamo che lì ci vivono i mammut da 500 kg di vegetali al giorno. Quindi capite che non torna niente. E di nuovo, bisogna farle tornare queste cose. Quindi la calotta glaciale dovrebbe svilupparsi al polo nord, ma qui chiaramente si è sviluppata non al polo nord, perlomeno non nel polo nord odierno, ma in quella che oggi è una zona temperata. Tant'è vero che il Canada è libero dai ghiacci oggi. Mm? E come si spiega questa cosa? È una Cambio di bella questione. abitudine. Eh, Proviamo a fare un altro esempio. Qui andiamo indietro nel tempo, però è uno di quei casi dove siamo riusciti a ricostruire molto bene la situazione. Qui stiamo parlando del Carbonifero, quindi siamo 350-300 milioni di anni fa. Siamo in India e ci sono le tracce inequivocabili di una calotta glaciale che si è formata intorno al suo centro, che stava a una latitudine 17 nord, quindi stava a 17 gradi nord dall'attuale equatore. Questa calotta a nord si è estesa fino al Pakistan in una località che si chiama Salt Range. Quindi sappiamo che a nord si è estesa fino là. Siccome tipicamente le calotte, insomma, i circoli polari sono circoli, dei cerchi, se ne può dedurre che diciamo, lo stesso tipo di estensione ce l'ha avuto a sud. Questo vuol dire che questa calotta glaciale con centro nella parte meridionale dell'India si è estesa fino all'attuale equatore, coprendo anche le Maldive, come si può vedere. Ora, come si può spiegare questa cosa? Cioè, come riusciamo a spiegare questo fenomeno? Perché la calotta che ci sia ha lasciato segni inequivocabili che ci sia stata. Com'è possibile che si sia sviluppata una calotta di questo genere e nel frattempo, nello stesso esatto periodo, le zone, per esempio, europee erano perfettamente libere dai ghiacci e avevano un clima mite e moderato? Di questi esempi ne sono stati trovati almeno 3 o 4, un esempio australiano, un esempio africano. Ora, potrà sembrare assurdo, potrà sembrare a molti che lo criticano a priori, senza riflettere, senza conoscere, ma esiste una spiegazione che chi ha mente aperta deve considerare. E la spiegazione è che il Polo Nord in quelle epoche non stava dove stava oggi, stava da un'altra parte, che è un qualcosa del tutto coerente con la tua osservazione serena, ma quindi la Siberia stava più vicino all'equatore, cambiava la latitudine. Sembrerebbe che sia proprio così, ma non è solo la Siberia che ce lo racconta la storia, diciamo, geologica del pianeta. Il Polo Nord si è spostato, non ci sono troppe altre spiegazioni possibili. E non è che si è spostato di 10 gradi, qui si è spostato dall'attuale posizione nel mezzo del circolo polare artico all'India. Sì, 350 milioni di anni fa, ma non cambia nulla. Cioè, voglio dire, il meccanismo per cui si sposta ci deve essere, perché sennò altrimenti non si spiegherebbero queste cose. Mm? Non abbiamo, questi sono i geologi, non abbiamo ancora trovato una spiegazione soddisfacente del perché l'India, l'Africa, l'Australia e il Sud America abbiano sviluppato grandi calotte di ghiaccio alla fine del Paleozoico.
mentre l'Europa e Nord America sono state solo leggermente toccate dal gelo. Quindi la verità è che non capiscono e non hanno idea. Forse non riescono a fare questo ragionamento di mente aperta, che se Maometto non va alla montagna, la montagna va a Maometto. Capisco che immaginare che la montagna vada a Maometto prevede uscire un attimino dal seminato, ma risponde molto bene a quello che si trova. E infatti torna anche molto bene con quello che noi vediamo più di recente, quindi quando guardiamo un picco dell'era glaciale intorno a 17.000 anni fa, questo vediamo, cioè c'erano due grandi calotte, una americana che si chiamava del Wisconsin e una europea. La calotta americana centrata sul nord del Canada, indovinate dove? Centrata sulla baia di Hudson, esattamente dove abbiamo visto in quella ricostruzione precedente. E poi c'era una calotta diversa, più strana, che era quella europea. Era più strana per due motivi. Uno perché invece di disporsi per almeno fasce climatiche, diciamo, longitudinali, come invece sembra quella del Wisconsin, si disponeva a semicerchio. Quindi paradossalmente l'Inghilterra era sotto una calotta di ghiaccio e il nord-est della Siberia era libero dai ghiacci. Quindi era come se tutto fosse inclinato. Mhm. Mm? E poi aveva un'altra caratteristica, era più leggera, era meno spessa, era decisamente meno spessa di quella del Wisconsin. Proviamo a fare due ragionamenti. Perché era più Allora, giovane. esatto, il motivo è fondamentalmente quello. Allora, dato per assolato che questi signori vivevano in questo ambiente e non nella tundra artica, se uno va a fare due analisi, per esempio della calotta di Wurtz, quella europea, questa è l'estensione, è arrivata quasi a Londra la calotta glaciale, ha coperto quasi per intero le isole britanniche. Qui la vediamo nell'immagine di prima, qui la vediamo ancora in un'altra immagine, si vede molto bene questa formazione a semicerchio, vedete come c'è la zona del nord della Siberia, del nord-est della Siberia è libera dai ghiacci e l'Inghilterra, che paradossalmente è a una latitudine molto più bassa, è coperta dai ghiacci. E questo va contro il discorso delle fasce climatiche di prima, a meno che non ipotizziamo che il Polo Nord non stesse dove sta oggi. Ma vediamo ancora una cosa importante. Dove vivevano i mammut? Che chiaramente si dispongono sulla loro fascia climatica. Gli animali si dispongono sulle fasce climatiche che riescono ad abitare. Cioè una scimmia nel nord della Siberia non ce la trovi perché mangia solo della frutta, quindi la scimmia deve necessariamente vivere in una zona tropicale o molto vicina ai tropici. I mammut si disponevano in questa maniera. Trovate qualcosa di strano? Io assolutamente no. Si disponevano secondo la loro fascia climatica. Uno, erano animali non artici, vivevano sicuramente in un clima non africano o indiano caldo, però non vivevano neanche in un clima artico, erano, come abbiamo detto, degli elefanti adattati al fresco, non al gelo. E quindi vivevano a ridosso della calotta glaciale ed erano distribuiti così. Quindi questo ci dice che la fascia climatica era circolare, fatta in questa maniera. Alcuni autori, presi da alcuni seriamente e da altri magari un po' meno, Velikovsky, Charles Epcot, hanno portato tonnellate di evidenze scientifiche, ma tonnellate di evidenze scientifiche che diciamo, dimostrano ragionevolmente che tra i 75.000 e i 50.000 anni fa il Polo Nord stava a 73 gradi nord, 10 est, quindi dove c'è quel pallino rosso, tra sostanzialmente l'Islanda e il nord della Norvegia, la Groenlandia e le coste del nord
della Norvegia, della Svezia, insomma, della penisola scandinava. Stava lì. Ora io ho provato a farvi un esercizio, supponendo che la dimensione del circolo polare artico fosse la stessa. Perché suppongo questo? Perché faccio la supposizione che l'aste terrestre avesse la stessa inclinazione, quindi diciamo che più o meno, poi insomma ci sarebbero altre variabili, ma facciamo la supposizione che il cerchio abbia un diametro uguale, quindi vi ho riportato il circolo polare artico in rosso, quello giallo è quello attuale, quello rosso è quello centrato su quel polo di allora e vi faccio vedere le terre che erano all'interno del circolo polare artico di quel periodo. E ora vi ci sovrappongo l'immagine che vi ho fatto vedere prima. Torna tutto? Torna tutto. C'è qualcosa che vi disturba? Vi faccio notare un paio di altre cosine. Questo è il nord-est della Siberia, dove vivevano tonnellate di mammut. Lo vedete? Perché qua c'era un clima temperato, perché stava fuori dal circolo polare artico. Vi siete mai domandati come mai la Groenlandia è ancora con 3 km di ghiaccio mentre il nord del Canada non ha più ghiaccio? perché è sempre Perché la, rimasta lì. perché la Groenlandia, se volete, ha avuto la sfiga di essere sempre dentro agli ultimi circoli polari artici. Cioè, sto polo si muoveva, ma lei ci cascava sempre dentro. E quindi non ha mai avuto occasione di sciogliersi quel ghiaccio. L'ho capito perché il nord del mare artico siberiano era temperato? Beh, lo si vede molto bene qua, perché era fuori dal circolo polare artico. Come mai l'isola di Baffin era, diciamo, relativamente temperata, o anche il nord della, diciamo, della Groenlandia, perché erano ai limiti del circolo polare artico. Poi in teoria dovremmo vedere anche il passaggio dopo i 50.000 anni. Però è un'ipotesi assurda che si sia spostato il Polo Nord in questa maniera, ma tanto spiega tutto. Ora, la scienza non è l'assurdità della teoria. La scienza è la teoria che conferma le evidenze sul campo e mi dispiace, questa teoria conferma tutte le evidenze sul campo che abbiamo visto fino adesso, che piaccia o che non piaccia. E questo è l'altro passaggio. Vi ho disegnato ancora un altro paio di questi circoli polari artici. Quello blu è il circolo polare artico dopo l'evento di 50.000 anni fa. Quindi dopo 50.000 anni fa, in cui il circolo polare artico abbiamo visto che aveva il suo centro qua, quindi il cerchio rosso, il polo si è spostato, indovina dove? Si è spostato qui ad Hudson Bay. Capite perché questa era la glaciazione del Wisconsin americana? Semplicemente perché ci rientrava esattamente dentro, all'interno del circolo polare artico. Vedete il nord della Groenlandia che per un po' è stato fuori? E infatti abbiamo trovato i dati. Vedete l'Alaska che stava fuori da questa zona? Vedete tutta la Siberia che stava fuori? E tutto anche il mare Artico. Questa è la situazione fino all'arrivo dello Younger Dryas, 13.000 anni fa, da 50.000 fino a 13.000. Infatti la calotta del Wisconsin si è formata in quel periodo. La calotta europea invece si era formata prima, tra i 75 e i 50.000 anni fa. Ecco perché era più sottile ed ecco perché aveva quella forma d'arco. Quindi quella che noi chiamiamo la calotta europea era ciò che rimaneva della precedente glaciazione. Tra l'altro c'è anche proprio una spiegazione di come la glaciazione del Wisconsin abbia favorito, diciamo, il perdurare del ghiaccio europeo. Adesso non sto a dirvela questa sera, però l'ho scritta negli Dei del Diluvio. Quindi ancora una volta torna tutto. Tra l'altro, e non ne parliamo, c'è ancora un altro cerchio che è quello verde,
più si va all'indietro nel tempo è più è difficile trovare queste tracce. Diciamo che per il cerchio blu e per il cerchio rosso non ci sono troppi dubbi. Le evidenze sono veramente talmente tali e tante e multidisciplinari che è dura, è dura. Io penso che anche soltanto con quello che abbiamo presentato in queste 3 puntate, insomma, si faccia molta fatica a deviare da questo modo di pensare. Poi, per carità, magari si dimostrerà anche che non è così, però diciamo che questa è l'ipotesi. Più si va all'indietro, più diventa difficile, anche perché sovrapponendosi queste glaciazioni, capite che una cancella i segni di quella precedente. Però ci sono alcune ipotesi che prima di 75.000 anni fa il Polo Nord fosse nella zona dello Yukon, qua. Quindi che questo fosse il cerchio verde. Non mi ricordo se eri tu, Serena, ma se tiro a indovinare dico che eri tu, perché il 99% delle domande lo fai tu, quindi sicuramente ci azzecco dicendo così. Ti ricordi quando mi chiedesti della famosa distribuzione di tantissimi megaliti, diciamo, Sì, sì, sono misteriosi? io, sì, del vecchio S- Equatore. Vedi che non avevo dubbi. Su un unico grande cerchio intorno al pianeta, no? Che sono stranamente allineati, stanno su un cerchio, un grande cerchio, quindi non è una linea retta, come qualcuno mi dice, non si tracciano le linee rette su una rappresentazione bidimensionale di un qualcosa che è una sfera in 3 dimensioni. Lo so, non è una linea retta, è un cerchio, un grande cerchio intorno una longitudine, scusate, una latitudine, non so come volete chiamarla. Ecco, esiste Infatti te una... la stavo per fare questa domanda, Max, perché ti stavo per dire, quindi giustificherebbe allora l'antico Equatore, perché Beh, insomma, se tu prendi quel grande cerchio che passa per Angkor Wat, Giza, l'isola di Pasqua, esatto. Nazca e tutti gli altri posti, insomma, che ho elencato nel Re del Diluvio, E anche e in tu prima di noi. anche prima di noi, pensa a te, mi ripeto troppo. E tu lo posizioni sul globo e poi tu fai una posizione azimutale, vai a cercare l'ipotetico polo nord di quel grande cerchio, tu sai dove va a cadere quel polo nord? Quel Su polo quello nord verde. va a cadere esattamente qua, nello Yukon. Voi delle volte dite le coincidenze, eh? E Mm. questo avrebbe delle implicazioni veramente pesanti, perché ipotizziamo per un secondo che sia vero quello che stiamo dicendo. Questo vorrebbe Dobbiamo dire che, retrogradare, esatto, questo vorrebbe dobbiamo dire che retrogradare. siccome quel Polo Nord è stato lì fino a 75.000 anni fa e chissà quanto prima, vuol dire che quei luoghi, non sto dicendo i monumenti, quindi non sto dicendo la Grande Piramide, sto dicendo Giza, sto dicendo l'isola di Pasqua, sto dicendo Angkor Wat, stavano a significare qualcosa per la civiltà che c'era, perché di questo sono abbastanza convinto, 75.000 anni fa. Di più non si può dire, si può dire che siano stati costruiti così, ma vuol dire che avevano già un significato allora, al punto che stavano tutti allineati su quella che ragionevolmente si può ipotizzare fosse l'equatore di quel momento, anche perché la sua lunghezza, il suo perimetro è molto simile all'equatore attuale, quindi non era un grande cerchio tutto a nord o tutto a sud che avrebbe un perimetro molto più piccolo, era molto simile. Ovviamente il bulbo terrestre, a secondo di quello che succede al pianeta, si allarga o si restringe, quindi non è detto che se spostiamo l'asse terrestre, il suo equatore continui a misurare uguale, potrebbe differire di qualche migliaio tranquillamente di chilometri. Era molto vicina all'attuale, quindi se non era l'equatore era un cerchio molto vicino all'equatore di allora. Coincidenze? Certo, senz'altro, sono tutte coincidenze, però sono curiose. Eh? Facciamo finta che E, siano coincidenze. e credo che, insomma, permettetemi di dire che qualche sassolino l'abbiamo buttato lì, va, diciamola così. Direi che
c'è da ragionarci su cosa e su soprattutto quali siano state le dinamiche che a questo punto hanno creato tutto quello che abbiamo visto. Cioè, hanno sterminato la vita su praticamente la totalità del pianeta, hanno creato incendi infiniti. Ricordo sempre, hanno creato acque alte come le montagne, vi ricordate le prime puntate? Ehm, Hanno creato questi fenomeni stranissimi di surgelamento del terreno, degli animali, della flora. Hanno creato un cataclisma geoplanetario, perché non è solo stato bombardato il pianeta, ha subito delle modifiche fondamentali, stiamo parlando di modifiche di latitudine, cioè l'ultimo spostamento, quello che ha spostato il Polo Nord dalla baia di Hudson all'attuale posizione nel centro del mare Artico, è uno spostamento di circa 30 gradi, di 2500 miglia. Quindi non è che si è spostato, mi dicono, qualcuno mi dice sì, sì, ma è normale che si sposti il polo nord. Beh, innanzitutto no, non è vero, si sposta il polo magnetico, non il polo celeste. Cioè, perché sarebbe come dire che è normale che il mozzo delle ruote della tua macchina si sposta. No, guarda, se si sposta il mozzo della ruota della tua macchina non è normale, è un bel problema, ok? Quindi è il polo magnetico che si sposta. Ma neanche che si sposta di qualche metro qua, qui si è spostato di migliaia di chilometri. E fra l'altro si è spostato ragionevolmente parlando in tempi brevissimi. Perché dico questo? Perché supponendo per un secondo che qualcosa ha ibernato questi diamine di mammut che se ne stavano tranquilli al sole del loro ambiente temperato, e poi dopo sono rimasti congelati per 10.000 anni, quindi non hanno avuto tempo di scongelarsi. Non è che è arrivata la botta di aria della troposfera modello The Day After Tomorrow, però poi dopo una decina di giorni questi è tornato il sole e si sono scongelati. No, questi sono rimasti congelati per 10.000 anni, quindi quel clima è cambiato molto rapidamente. Quindi quella latitudine è cambiata molto rapidamente. Non stiamo parlando che si è spostata di qualche centimetro all'anno e nell'arco di, insomma, qui non stiamo parlando della deriva o della tettonica a placche, come ho sentito parlare. Qui stiamo parlando di un'altra roba decisamente più interessante, che ha delle spiegazioni scientifiche assolutamente verosimili, di cui, insomma, poi dopo sono ipotesi, perché provarlo, cosa vuol dire provarlo? Cioè, uno può portare delle evidenze come quelle che sto portando io e dare una spiegazione che sta in piedi. Mm? Poi dopo magari ce n'è un'altra che sta in piedi che diventerà più verosimile. Beh, ma questa si chiama scienza. È esattamente così che si fa. Si portano delle evidenze e si dà una spiegazione, indipendentemente se quella spiegazione stravolge o non stravolge quella che era la spiegazione in piedi fino a qualche giorno fa, che fra l'altro non c'era, perché nessuno mai ha spiegato come sti mammut si sono ibernati e come è successo tutto quello di cui vi ho parlato. Insomma, questa era un po', poteva essere un po' l'idea della serata. Gianluca, cosa dici? Ti piace questa discussione dove, come sempre, io parlo tanto, ma è un mio difetto, non è che perché ho scritto io il libro, cioè parlassimo anche di cucina, ti posso garantire che o mi spari il possesso palla alla fine della partita, vedi Max 70%, no? Serena 29%, mezzo punto all'arbitro e l'altro mezzo punto è lasciato al resto degli ospiti. No, No, dai, ma è molto interessante. Poi sai che appunto io consiglio anche di ascoltare e riascoltare più volte la puntata, perché poi nella spiegazione, per forza di cose, magari viene detta quella frase con naturalezza, ma attenzione perché quella frase in realtà per chi è fresco fresco solo dei libri scolastici è veramente un dardo enorme da digerire, perché insomma tanto più ci si allontana dai testi scolastici, tanto più ci si è preparati per riuscire ad ascoltare con estrema naturalezza quello che va
a contraddire, ma più di una materia, quindi la scienza, la storia, la geografia, cioè veramente al momento forse neanche più l'educazione fisica comincia a dubitare che possa nasconderci qualcosa, perché è veramente così, quindi la Tra cultura l'altro sta fuori. Gianluca mi fa sorridere sta cosa perché tra un pochino quei testi scolastici comincerai a maneggiarli anche tu, no? Con tua figlia. Eh, E tipo, vorrei esserci a sentirti quando ti dirà papà, ma la grande piramide era la tomba di Cheope, ti voglio vedere lì. Quella, sì, sì, ma tu che sei abituato a fare le domande, sempre a rispondere a tutto, guarda, ti ci voglio vedere in quella situazione, voglio vedere cosa gli dici a tua figlia. guarda, a mio modo ho già cominciato perché ha già capito che il suo papà è diverso dagli altri papà, non voglio metterti in difficoltà con il canale, ma nel modo in cui entro con estrema naturalezza nell'asilo, fregandomi di quello che loro dicono di fare. Ecco, un po'. Anche perché poi Ale, io ho veramente paura di quello che verrà scritto nei libri di scuola futuri sui giorni che stiamo vivendo, perché quello mi oh, preoccupa va- veramente va- ancora di va- più, perché noi che l'avremmo io, vissuto io, non verremmo creduti. io e Gianluca su questa cosa, e so perfettamente cosa tu intendi, ho solo una speranza, che un domani venga scritta la verità, nient'altro che la verità. Mm. Sarebbe già un grande traguardo. Ho Chissà se paura che non sarà così, però. verremmo paragonati ai mammut, ricercare di capire come nel 2021 abbiamo potuto. Hai notato come dico senza dire? Sono bravo a evitare di far arrabbiare Sì, quelli che sei, controllano. sei bravo. Neanche l'intelligenza artificiale ti intercetta, non riescono a decriptarti. Però noi abbiamo capito benissimo. Beh, Ah, beh, però è corretto che sia così. Qualunque essa sia, cioè, lo spirito deve essere quello della ricerca della verità per far sì che la verità emerga, qualunque essa sia. E se dà fastidio non fa nulla. Perché se tu cerchi una verità che non dà fastidio, tu non stai cercando una verità, tu stai facendo il sacerdote del tuo dogma religioso. E io non voglio essere un sacerdote, io voglio essere uno che studia per darsi delle risposte il più possibile vicine alla verità. In questo momento questa è la verità che si è riusciti a ricostruire secondo quello che ho letto io, poi ripeto, è una mia opinione e ognuno di voi è sempre stimolato a farsi la propria. L'importante è avere le informazioni e questo vale anche per la realtà attuale. Ognuno è giusto che si faccia la propria idea, sarebbe bello che fosse libero di farsi la propria idea e sarebbe bellissimo che fosse libero di farsi la propria idea informato in maniera corretta. Questo è il mio semplicissimo pensiero, sul quale, se non avete qualche cosa con cui concludere in maniera differente, io niente, mi levo il cappello che non ho in testa per ringraziarvi ancora una volta. Anche Gianluca, grazie, sei stato grazie a voi. gentilissimo. Lo sai, quando vuoi, eh, vengo volentieri da te, ci facciamo la nostra solita chiacchierata preparatissima. Io e Gianluca dovete sapere che quando fa le interviste ci vediamo 20 giorni prima per studiare esattamente di La cosa scaletta. parleremo e diremo la scaletta perfettamente. Cioè, modello che La io chiedo anch'io una scaletta, eh? La chiedo anch'io a volte. ma un modello che arrivo da lui in studio 10 minuti prima, ci guardiamo 5 minuti, beviamo un caffè, 4 minuti parliamo di stupidaggini e un minuto diciamo, oh, tra un minuto si va in onda, ma di cosa parliamo? Però è bellissimo perché viene sempre bene. Con Gianluca devo dire che c'è una grande affinità, no? Perché poi dopo lui ti dà le imbeccate, poi dopo ha una conoscenza di base che passa dagli sciamani della Siberia alla Younger Dryas, per cui insomma il rischio è che ti metta in difficoltà con qualche domanda. Ed è un po' lo spirito di questa sera, no? Senza preparare un granché. E infatti Serena, cioè, pesca sempre qualche domanda che io, oddio, non c'ho la slide, adesso vado a cercare, l'ho scritto, che non sai, è una mina vagante, tu non sai mai cosa ti va a chiedere.
Va bene, dai, io vi ringrazio tantissimo, vi auguro una buona colazione, vista l'ora. È stata un'altra piacevole serata, che trionfi la verità. Buonasera a tutti. Grazie Max, Ciao. Ciao buonasera a ciao. tutti. Ciao, Ciao. ciao, ciao.